Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche generali per la seconda metà del 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Acquario. È un momento probabilmente di riequilibrio, per qualcuno si può trattare di una risanazione, di una guarigione, direi anche un periodo un po' lentuccio, se consideriamo che comunque la temperanza fa riferimento alla pazienza. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per ascendente, segno lunare, segno solare, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può scrivere un'email, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati dove c'è il percorso di crescita, e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, alle tarot pratiche del 6 giugno, all'approfondimento delle famiglie reali del 27 di giugno e al videocorso di tarocco intuitivo di livello intermedio. Bene. Partiamo con un asso di spade. La stella, cavaliere di bastoni, tre di coppe, 4 di bastoni, 9 di pentacoli, mm. 10 di coppe, re di pentacoli e cavaliere di coppe. Belle carte. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi capiamo qual è l'andamento energetico più importante di questo secondo semestre, e in un secondo momento andiamo a vedere come una scansione temporale degli eventi, quindi di quello che vediamo qui vi dirò quando potenzialmente potrebbe succedere. Allora, partiamo con questo asso di spade. Devo dirvi una cosa. D'entrata così sembra essere un qualche tipo di... Per qualcuno sarà una conoscenza, per qualcun altro è un chiarimento, un qualche tipo di dialogo che si potrebbe aprire e che dà come il passo a una nuova speranza, al fatto di sì poter guarire, poter risanare una determinata situazione o relazione. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un 7 di pentacoli e un fante di pentacoli, quindi qui potrebbe esserci una verità che viene a galla, una presa di consapevolezza. Può anche essere con questo fante di pentacoli che ehm, apprendiate, impariate ehm, certe cose che vi diano la possibilità di pensare in un altro modo, di rendervi conto magari di come pensate, del tipo e della qualità di pensieri che effettuate. È un asso, quindi di solito si parla di un nuovo inizio, c'è anche un fante di pentacoli. Vi dirò che per qualcuno ha a che vedere con un percorso di formazione o con un nuovo... ehm, sì, un nuovo percorso, chiamiamolo così. Mm. Potrebbe essere un corso di dizione anche o di dialettica. Se per esempio siete, non lo so, commerciali e volete ampliare le vostre doti e le vostre risorse, qualcuno potrebbe decidere di appunto di iniziare questo corso di formazione inerente alle comunicazioni, inerente il come comunicare, inerente i mezzi di comunicazione, potrebbero essere anche internet, qualche corso di intelligenza artificiale magari.
Andiamo a vedere la stella. Abbiamo una regina di pentacoli, un 7 di bastoni, il matto, un asso di spade e un cavaliere di bastoni che avete già qui. Quindi, come vi dicevo, secondo me questo corso, queste nuove informazioni, questa chiacchiera, questa conoscenza, perché può anche essere una persona con la quale dialogate e che vi apre un po' la mente, vi fa vedere un po' altri punti di vista, devo dire che vi dà come questo sprint, questo input, questa voglia ehm, di creare nuovi obiettivi, di iniziare qualche nuovo percorso, perché anche qui abbiamo la carta del matto, si parla di buttarsi in qualche cosa con fiducia e anche il cavaliere di bastoni mi parla di una certa dinamicità. Io sento che potrebbe far riferimento o ad un ruolo, quindi potrebbe essere un ruolo di insegnante, un ruolo come nutrizionista, non lo so, è come se qui ci fosse la possibilità di fare un corso e quindi monetizzare questo corso o comunque queste nuove informazioni, questi nuovi dati vi danno la possibilità di aprire la mente e creare nuovi obiettivi. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Mondo. Carro e 5 di pentacoli. Io credo che abbiate voglia di spostarvi da dove siete. Per qualcuno qui si tratta proprio di un trasferimento, magari anche proprio all'estero, cioè nel senso sento che per qualcuno c'è la voglia di andarsene da un territorio grigio, da un territorio buio. Ho visto una carta scoperta? No. Ok. Magari qualcuno ha anche voglia di andare al caldo, per dire. Potrebbe proprio essere un nuovo obiettivo di vita, non solo o lavorativo o relazionale o progettuale. Potrebbe anche essere proprio un cambio completo. Ehm, E vi dirò che per qualcuno si tratta di diventare autonomi e mi torna con il 5 di pentacoli qui e il 9 di pentacoli qui. Quindi potrebbe essere un cambio di vita radicale dove imparate nuove doti, fate magari nuove esperienze, potreste fare dei corsi nuovi proprio per cambiare vita, per cambiare lavoro e anche residenza. Sento molto con questi due assi di spade la voglia di lavorare online in modo da potersi spostare, perché qualcuno sento che sta proprio come organizzando un viaggione. Sapete quei viaggi magari di 6 mesi, un anno in giro per il mondo, dove uno comunque continua a lavorare e intanto si sposta. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Potrebbe anche essere un proporre i vostri prodotti o i vostri servizi all'estero o in un posto al di fuori del normale. E se fosse una relazione romantica, vi dico che questo cavaliere di bastoni può essere lontano da voi a livello geografico, perché comunque c'è un cavaliere di bastoni che secondo me incontrerete. Allora, 3 di pentacoli, 4 di spade, 10 di pentacoli e luna. Io sento come se si riaffacciasse un sogno. Giustamente questo 3 di coppe mi parla di un festeggiamento, se guardo anche il 10 di pentacoli potrebbe essere una cerimonia, una celebrazione, magari proprio, per esempio, se avete lavorato una vita in un posto grigio, buio, adesso siete pensionati o potrebbe comunque effettivamente arrivare il pensionamento per chi lo stesse aspettando in questo periodo e finalmente poter traslocare e decidere di andare a vivere al mare. Questa anche potrebbe essere un'opzione. Sento che comunque c'è voglia di costruire qualcosa, di andare avanti, di spostarvi. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, perché qui avete 10 di pentacoli, 4 di bastoni, quindi arriva la prosperità. Guardate, un altro 4 di bastoni con un 2 di coppe, ma secondo me
Ragazzi, per qualcuno di voi arriva proprio la relazione, il lavoro dei vostri sogni, cioè come perché il 4 di bastoni ripetuto è proprio un qualche tipo di situazione o di relazione, secondo me, a livello proprio spirituale che si deve vivere, no? Se fosse una questione relazionale potrebbe essere un'anima gemella qui. Vi dico 2 di coppe, 4 di bastoni, 4 di bastoni. Per adesso non ne ho altre in realtà. Andiamo avanti, vediamo il 9 di pentacoli. Qui secondo me il punto è trovare un equilibrio comunque, trovare una stabilità, trovare una zona sicura di questo nuovo obiettivo, perché qui avete già un 7 di bastoni che ci parla di difendere un certo tipo di territorio, difendere un sogno, difendere un qualche tipo di obiettivo e qui può esserci come questa voglia di costruire, però bisogna costruire con delle solide basi. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, 2 di bastoni e fante di spade. Vi dico, lo sento molto per qualcuno il cambio di lavoro, il chiudere con un capitolo e aprire un altro capitolo che magari, non lo so, sento molto i nutrizionisti, gli astrologi, cartomanti, erbologi, omeopati, tutto quello che ha a che vedere con le materie olistiche, cioè qualsiasi cosa voi stiate studiando, numerologia, a livello di terapie alternative, di autoconoscenza o di guarigione, materie appunto olistiche, io sento che il prossimo semestre per voi potrebbe essere un ottimo periodo per iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Probabilmente dovrete capire quali sono, mi viene da dire, lo zoccolo duro di clienti da dover fare, cioè le persone con le quali collaborare, con le quali creare associazioni o alleanze che vi possono portare clienti nel futuro, per cui abbiamo un 9 di pentacoli e secondo me entro la fine dell'anno qualcuno deciderà finalmente di aprire la partita IVA o di intraprendere in modo professionale quello che poteva essere iniziato qui con questo percorso di studi o questo sogno ripreso che abbiamo un po' visto qui. Badate bene che la stesa finisce con 10 di coppe, re di pentacoli, cavaliere di coppe, quindi c'è appagamento a dicembre, c'è probabilmente il 10 di coppe può risuonare con questo 10 di pentacoli, se avete conosciuto questo cavaliere di bastoni può essere effettivamente una finale felice, mi viene da dire, quindi una collaborazione che funziona, della quale si trova la quadra, potrebbe essere una relazione che inizia come un'avventura con questo matto che vediamo qui e che piano piano si sviluppa in qualche cosa di solido, in qualche cosa di per cui vale la pena, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Un altro, wow, wow, 10 di coppe, asso di coppe, 8 di spade. Sento che qualcuno pensa che è impossibile, che è troppo bello per essere vero. Però sì, ragazzi, così finirà e toglietevi questo 8 di spade dalla testa perché probabilmente avete come questa tendenza e può essere quella l'ideologia da guarire perché siete in un momento di carenza con questo 5 di pentacoli e il 4 di spade e quindi questo 8 di spade vi invita a vedere le cose da un punto di vista un po' più positivo. Vi ricordo che è una carta che ci parla dell'atteggiamento di vittima, della modalità, io la chiamo vittima perché si può revertire, si può convertire, ok? Quando uno si accorge di essere in modalità vittima potete farvi quelli che si chiamano gli agguati, cioè scacciare proprio il pensiero della modalità vittima e trovarne subito un altro di positivo. Lo spiego questo in un video, forse non lo so, c'è una playlist che si chiama Mix Spirituale o una cosa del genere, dovrebbe essere lì. Allora, andiamo a vedere mese per mese che cosa succede. Tenete presente che questa è una di 4 letture che andrò a pubblicare, questa è la prima. Ce ne sarà un'altra a livello spirituale, una sulle relazioni e l'amore e l'ultima sul lavoro e l'economia. Ok. 7 di pentacoli, cavaliere di spade, 10 di spade,
Re di spade, asso di pentacoli e eremita. Allora ragazzi, qui direi che è piuttosto semplice perché c'è una carta mese, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Così anche voi avete un'idea di come si sviluppano le energie. Allora, partiamo da questo 7 di pentacoli che mi gioca molto a favore, cioè combacia molto con l'energia di questo cavaliere di spade, ok? Perché effettivamente il 7 di pentacoli girato al contrario mi parla di impazienza, di una certa frenesia, come se ci fosse... Sapete, l'immagine che ho io sono le fionde, quando si sta caricando. Ecco, questo 7 di pentacoli lo sento così a luglio, mentre ad agosto sento come se liberasse la fionda. L'idea è un po' quella. Allora abbiamo la giustizia, 9 di spade e 5 di pentacoli. Allora, devo dire che con questi due assi di spade che avevamo trovato qui, potrebbe esserci effettivamente l'inizio di un nuovo capitolo. Vedendo la giustizia, giugno potrebbe essere un accordo, un contratto, qualcosa di burocratico che... che interessante, anche qui avete 7 di pentacoli. Sì, ma sento che se stavate aspettando qualche questione burocratica, qualche firma, qualche autorizzazione inerente a una casa, una compravendita, quello di cui avevamo parlato anche un po' all'inizio, no? Sento che effettivamente potrebbe arrivare già a giugno, ragazzi. Vi dico, per qualcuno ci sarà da sborsare qualche soldo in più, probabilmente. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo la sacerdotessa. Sì, sento che puntate in alto, mi viene anche da dire, vedendo questa stella. 2 di spade e 4 di pentacoli. Sì, vi sento come puntare il tutto e per tutto verso luglio. Qui avevamo i due assi di spade e i due cavalieri di bastoni. Quindi mi richiamano un po' l'energia di questo cavaliere di spade che ha voglia di andare, che ha fretta quasi e va dritto per la sua strada e vede solo l'obiettivo e tiene lontane tutte queste energie che potrebbero mettersi in mezzo. Fate attenzione perché la cosa che noto è che le due carte di pentacoli che ci sono girate al contrario, quindi va bene le ideologie, va bene i progetti, va bene buttarsi, ma ci vogliono prove, ci vogliono fatti concreti. Andiamo a vedere un 10 di spade, il 10 di spade. Fante di pentacoli e 9 di coppe. Io credo che a settembre potreste rendervi conto che avete bisogno come di aumentare le vostre conoscenze, quello che vedevamo un pochettino qui. Andiamo a vedere il re di spade, fante di bastoni e 3 di bastoni. Guardate, rivedo un po' questo re di spade, se vogliamo, con questo bisogno del fante di spade di controllare, però, allora, il punto è questo, come la sensazione che vi sparerete così tanto in avanti, da agosto in poi, che ad un certo punto diventerà come faticoso tenere tutto sotto controllo, per quello che qui avete bisogno come di cercare la vostra stabilità, la vostra zona sicura. Mi viene proprio da dire un modus operandi, qui si tratta anche proprio con questo re di spade di organizzare le giornate, organizzare i tempi, organizzare il lavoro. Ho sentito la parola priorità, quindi probabilmente si tratterà di capire che cosa dovete fare prima e che cosa si può lasciare per il dopo. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli, perché qui abbiamo questo nuovo inizio a novembre e difatti mi tornavo un po' con la fine di questa lettura
dove è come se iniziaste ad aprire, a diventare più autonomi, più indipendenti, aprire la partita IVA. Ragazzi, un altro 4 di bastoni, quindi c'è la stabilità, arriva la serenità. Vi ricordo che si termina con un 10 di coppe, quindi questo passo secondo me è il passo giusto per creare qualche cosa che possa essere duraturo nel tempo o che vi possa far sentire perlomeno con la schiena protetta. Andiamo a vedere l'eremita, 4 di coppe e ruota della fortuna. L'eremita anche mi ritorna un po' come archetipo con il 9 di pentacoli, potrebbe pesarvi un pochettino, dover fare tutto da soli, soprattutto in questo momento, secondo me, ottobre-novembre, dove c'è da finire di organizzare delle cose, da pianificare gli ultimi dettagli, da sentire, mi parlano di struttura, quindi potreste, secondo me state organizzando come un evento o un corso nuovo o qualche cosa di nuovo, c'è tanto da fare. Ma secondo me riuscirete molto bene e tenete presente che avete la ruota della fortuna e un asso di denari alla fine dell'anno, quindi è facile per qualcuno che ci siano dei guadagni imprevisti, inaspettati. Se per caso dovesse, cioè stesse aspettando la pensione, secondo me arriva. Se state aspettando qualche rimborso, qualche risarcimento tra la giustizia a inizio periodo e queste due belle carte a fine periodo, secondo me arrivano proprio dei soldi in più e per qualcuno vi dirò che potrebbero anche essere delle eredità che si stanno aspettando, del oro. Mi fanno vedere degli anelli d'oro. Può essere che sia l'anello della nonna, l'anello di qualche zia a cui voi tenete particolarmente, non tanto per il valore dell'anello in sé, ma per il valore affettivo. Fatemi sapere nei commenti, comunque devo dire che è un periodo che si sviluppa lento, però alla fine porta stabilità, serenità, mi viene anche da dire felicità, nuove prospettive per il futuro, una stabilità, una continuità. Andiamo a vedere una fatina, ragazzi. Quante? Allora, queste qui le lasciamo indietro, prendiamo solo queste tre. Abbondanza, prepara te stesso per l'abbondanza che sta arrivando. Rilascia i blocchi mentali che potresti avere perché nella Terra, diciamo nell'universo, c'è abbastanza abbondanza per tutti, bisogna solo crederlo. Qui abbiamo la carta di saggezza. Vi hanno mai detto che siete diventati sempre più saggi durante lo scorrere degli anni? Adesso è ora di richiamare a voi stessi tutta quella saggezza perché ne avete bisogno per affrontare la situazione presente. E poi abbiamo una carta dove vi invita ad andare fuori e a riconnettervi con la natura, a sentirvi parte con la natura o della natura. Queste quante sono? Prendo queste due che sono girate dritte. Ok. Qualsiasi cosa vada male, qualsiasi problema tu debba affrontare, comunque sembrino andare le cose, abbi fiducia in me, nella mia presenza e nel mio potere. Sappi che io sono sempre con te, pronto a guidarti e a proteggerti. Sappi che sei uno con me, accettalo. Il solo saperlo, il solo accettarlo, porta grande gioia e grande felicità. Qui vi dicevano che siete un tutt'uno con la natura. Ci sono molti sentieri, ma conducono ad un'unica meta. C'è sempre una via facile ed una difficile per arrivare a destinazione, la strada diretta o quella tortuosa, che conduce alle grandi arterie o alle vie secondarie. Tocca ad ogni individuo scegliere. Scegliete da che parte stare.
Amici dell'Aquario, bellissima lettura, spero che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un hype, un like, l'iscrizione o la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, oppure potete anche farlo per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione in realtà il percorso di crescita è ben più articolato, ci sono sì le credenze limitanti divise per settore, ma poi ci sono anche tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di traumi, di come trascendere l'ego, di come proteggere il campo energetico. Ho aperto anche una playlist sull'ermetismo ultimamente, che è già un po' più materiale esoterico. Comunque, ci sono tanti temi che sono praticamente tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!